Inter-Roma, uno dei big match che ci restituisce la 10ª giornata di Serie A, sarà una partita molto sentita non solo per i 3 punti che mette in palio, ma anche per una serie di questioni collaterali, su tutte il ritorno a San Siro dopo tutte le vicissitudini estive di Romelu Lukaku. Non ci sarà invece in panchina José Mourinho, che è stato espulso al termine di Roma-Monza e quindi non potrà essere in panchina. Vediamo insieme in questo contenuto come arrivano le due squadre, le probabili formazioni, che tipo di partita potrà essere in base a che tipo di squadra è la Roma quest'anno, e poi in chiusura voglio dire giusto 2 parole su tutta la questione mediatica intorno a Lukaku, intorno alle parole che in settimana hanno speso soprattutto lato Roma, lo stesso Mourinho, Tiago Pinto e anche altri commentatori esterni alla vicenda, che secondo me hanno voluto fare un po' i furbetti, ma ci arrivo in chiusura. Intanto ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, nuovo contenuto, vi chiedo come sempre un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, così domani non vi perdete la nostra consueta live per la partita. E comincio proprio da qui, col dirvi che Inter-Roma si giocherà domani, domenica 29 ottobre alle ore 18, e quindi la diretta di Passione Inter inizierà alle 16:45. Iscrivetevi al canale così non vi perdete la notifica. Cominciamo allora dalle probabili formazioni che, per chi ci segue da YouTube, condivido a schermo dal nostro sito passioneinter.com. Due squadre che si disporranno a specchio, 3-5-2 per entrambe. Per l'Inter, Sommer in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Cialanoglu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, Lautaro Martinez e Thuram in attacco. La formazione titolare a tutti gli effetti, con il ritorno di Acerbi, il ritorno di Di Marco e il ritorno di Thuram dopo la vittoria in Champions League contro il Salisburgo. Ancora indisponibili Marco Arnautovic e Juan Cuadrado, in particolare il colombiano punta a rientrare già contro l'Atalanta settimana prossima. Per Arnautovic invece potrebbe volerci ancora un po'. La Roma invece arriva con il suo 3-5-2 con Rui Patricio in porta, Mancini, Llorente e Indica in difesa, Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar e Spinazzola / Zalewski, adesso vediamo, a centrocampo Belotti e Lukaku in attacco. Qualche ballottaggio in più per quanto riguarda la Roma, il primo vi dicevo Spinazzola, che in realtà proprio in questi ultimi minuti, prima che io registrassi questo contenuto, viene dato più come in panchina e al suo posto dovrebbe giocare Nicola Zalewski. Un piccolo dubbio anche in attacco al fianco di Lukaku, perché in questo senso El Shaarawy insidia Belotti, El Shaarawy che peraltro arriva dal gol che ha deciso Roma-Monza e quindi arriva anche in una condizione fisica un pochino migliore. Condizione fisica che è uno dei temi che coinvolgono in particolare la Roma. Mourinho in settimana ha fatto anche un po', non di polemica, però ha voluto tirare anche una piccola frecciatina dicendo Inzaghi ha 2 rose, può permettersi di fare turnover, di non fare drammi se qualcuno gli si fa male. Io invece ho pochissimi giocatori, tanti dei miei giocatori dovrebbero riposare ma non possono farlo perché mi servono, e quindi ha fatto notare queste cose. E infatti, andando a vedere poi gli indisponibili, la Roma ne ha diversi e sono anche giocatori importanti, al di là di Kumbul, gli indisponibili lungodegente Abram, Dybala che non riesce a recuperare per la partita, Renato Sanchez e anche Pellegrini, che è un giocatore molto importante per questa squadra. Quindi sicuramente questo gli va dato atto a Mourinho, qualche problema di formazione ce l'ha. L'Inter arriva dalla vittoria col Salisburgo, invece dicevamo, quindi, e prima ancora dalla vittoria con il Torino, quindi il momento è comunque positivo e di fatto può scegliere di mettere in campo la formazione tecnicamente migliore sulla carta, perlomeno quella che ad oggi sembra essere la titolare. Che tipo di partita aspettarci? Che tipo di Roma aspettarci da questo punto di vista? Allora, cominciamo col dire che la Roma in questo momento arriva da settima in classifica con 20 gol fatti, 12 subiti, 14 punti in classifica. Una Roma che ha iniziato la stagione molto male, è partita con tantissime difficoltà già nelle prime partite, 6 gol subiti nelle prime 3, 1 punto su 9 conquistato, fase difensiva che l'anno scorso era uno dei punti di forza della squadra di Mourinho e che invece ha cominciato facendo già delle crepe.
attacco completamente scollegato dalla squadra. Il problema di Abraham è stato molto importante da questo punto di vista. Poi però ad agosto inoltrato è arrivato Lukaku e qui delle cose sono cambiate inevitabilmente. Dopo alla fine parliamo anche dell'aspetto mediatico, ma dal punto di vista tecnico Lukaku intanto è un giocatore di status molto pesante. È un giocatore che ci ha dimostrato più di una volta di poter spostare gli equilibri in Italia e si tratta di un giocatore che se sta bene può fare tranquillamente 20-25 gol e quindi cambiare in qualche modo i destini della squadra in cui gioca. La Roma rispetto all'anno scorso è cambiata molto. L'anno scorso era una squadra fatta di giocatori forti fisicamente, dei veri e propri corazzieri che erano anche poco mobili, se vogliamo, da un certo punto di vista, e infatti era abituata a difendere con un blocco molto basso, senza cercare particolari pressing molto alti e molto aggressivi, per evitare poi di non riuscire a recuperare correndo all'indietro, diciamo così, proprio per le caratteristiche della squadra. Ed era anche una squadra che, con tutto il rispetto, non aveva una qualità media a livello tecnico molto alta, in difesa ma anche a centrocampo. Spesso in mezzo giocavano Matic e Cristante, non proprio due registi dai piedi finissimi. Matic già qualcosa di più, Cristante un pochino meno. Quest'anno però sono cambiate delle cose. Il mercato è stato un po' burrascoso, ma di fatto sono arrivati giocatori che hanno per certi versi alzato la qualità tecnica. In difesa è tornato Llorente, che dovrebbe giocare domani sera. Anche Ndika come braccetto sinistro ha preso il posto di Ibañez, ceduto in Arabia. Paredes e Aouar e oltre a Renato Sanchez a centrocampo alzano il livello, e poi Lukaku che quando tornerà disponibile farà coppia con Dybala in uno degli attacchi più particolari della Serie A, perché si parla di una squadra, la Roma, con diversi limiti, ma con un attacco potenzialmente clamoroso, che poteva essere, ironia della sorte, quello che 2 anni fa o anche l'anno scorso molti tifosi interisti sognavano, ecco, diciamo così. L'anno scorso a livello di fase offensiva, quindi la Roma aveva fatto tanti gol su palla inattiva, calci d'angolo, calci di punizione, eccetera, ed era una squadra che a livello di costruzione dal basso faticava un po', come dicevamo prima, spesso faceva un po' il sesso piuttosto sterile in difesa. Quando la palla arrivava o ai braccetti o alle mezzali che si abbassavano, partivano dei lanci lunghi a cercare Abraham o comunque a cercare gli attaccanti, e c'era della difficoltà da questo punto di vista. Quest'anno è cambiata un po', ha aumentato la qualità, come dicevo, e secondo me ha aumentato un po' anche il coraggio, diciamo, perché comunque spesso abbiamo visto la Roma in fase offensiva con un 3-2-5, disporsi quindi con uno schieramento piuttosto sbilanciato in avanti, con i due esterni di centrocampo sulla linea degli attaccanti, come fa anche l'Inter più di una volta, e gli esterni tra l'altro sono anche diciamo hanno una posizione molto importante nel gioco di Mourinho, perché oltre ad alzarsi sulla linea degli attaccanti, in fase di costruzione spesso si abbassano quasi sulla linea dei difensori per ricevere in costruzione e cercare molto spesso direttamente l'attaccante, che poi cerca la sponda per il centrocampista. Quindi sono giocatori importanti, sono giocatori che spendono molto dal punto di vista fisico, e lo stesso fanno anche nell'Inter, lo ribadisce spesso Simone Inzaghi, e dovremo quindi fare attenzione da questo punto di vista. La scelta anche di Spinazzola o di Zalewski potrà cambiare qualcosina. In difesa l'anno scorso la Roma, vi dicevo, ha avuto dei numeri in realtà non clamorosi, ma dei presupposti a livello di expected goal subiti, a livello di diciamo vicinanza dalla porta, dei tiri che concedeva, dei numeri molto migliori, cioè le premesse erano di una squadra con una difesa molto solida. Poi uno dei problemi è stato anche per esempio Rui Patricio, che ha avuto un rendimento non molto positivo, e allora la Roma ha chiuso con un numero di gol subiti non in linea con quelle che erano state le premesse. Quest'anno anche qui qualcosina è cambiato, non tantissimo in realtà, però qualcosa sì. A volte provano a pressare alto per riconquistare immediatamente il pallone e andare direttamente sulle punte, in particolare su Lukaku. Resta però una squadra che generalmente non disdegna anche il ritorno al blocco basso, e rispetto al 3-2-5 della fase offensiva di cui parlavamo prima, spesso la Roma poi in difesa si mette 5-3-2, che è un po' l'evoluzione classica della fase difensiva del 3-5-2. Credo proprio che contro l'Inter a San Siro
vedremo più una Roma in veste 5-3-2 che investe pressing molto alto, eviteranno in questa maniera di lasciare le nostre due punte isolate contro i centrali, che abbiamo visto essere un problema per le squadre che affrontano l'Inter, soprattutto quando giocano Lautaro e Thuram, e quindi si faranno aiutare dai laterali che si abbasseranno molto e dai centrocampisti che cercheranno di schermare le linee di passaggio. Secondo me sarà una gara molto spigolosa. Affrontare la Roma di Mourinho è sempre molto complicato. L'anno scorso abbiamo perso in maniera brutta, perché era stata anche una partita giocata neanche malissimo, però eravamo in quella fase iniziale della stagione in cui l'Inter non era se stessa, diciamo così. Fece un gol di Bala dove secondo me Andanovic aveva qualche responsabilità, e in ogni caso era ancora l'Inter che al primo gol subito, alla prima difficoltà, sbarellava completamente e perdeva dei punti. Quest'anno l'Inter arriva invece in un momento diverso, l'Inter è più forte della Roma, quindi mi auguro che metta in campo le sue armi, metta in campo la qualità e vada a stanare la Roma, che ha delle difficoltà, come dicevamo, a livello di singoli. Arriva da una partita vinta in Europa League, ma una partita giocata 2 giorni dopo rispetto a quella che ha giocato l'Inter, e quindi secondo me abbiamo tutti gli elementi per poter far bene. Credo che sarà anche un'altra di quelle partite che potrà risolversi nell'ultima mezz'ora, quindi servirà pazienza, serviranno magari i cambi giusti intorno all'ora di gioco più o meno, e servirà decisione soprattutto negli ultimi minuti. Questione Lukaku, partiamo dal punto di vista tattico. È stato un toccasana per la Roma di Mourinho, soprattutto nel momento in cui ti manca Dybala, che è un altro giocatore molto importante. Vedremo se domani farà coppia con Belotti o con El Shaarawy. Io credo più con quest'ultimo, anche per ragione per quanto riguarda la gestione del pressing sui nostri portatori di palla. Belotti, secondo me, da questo punto di vista è un po' più leggero, infastidisce meno, ecco, diciamo così, e se tu metti Belotti al fianco di Lukaku, che è un altro che non ha nel pressing proprio la sua arma migliore, rischi di consegnarti completamente all'avversario. Con il Shaarawy magari, che è un po' più ronza, un po' più intorno ai giocatori, può creare qualche problema. E poi, come dicevamo, è un giocatore più di gamba, di tecnica, che arriva anche da un buon momento. Lukaku l'Inter lo conosce bene anche Inzaghi. Quest'oggi mi pare la Gazzetta dello Sport parlava di un tentativo di creare una gabbia intorno a Lukaku simile a quella che in finale di Champions l'Inter creò contro Haaland, che in effetti venne limitato molto bene. Acerbi sarà l'uomo che dovrà tenerlo a livello anche fisico, dovrà però essere aiutato da Bastoni in particolare, ma anche dai centrocampisti. Lukaku molto spesso sappiamo come gioca, si mette spalle alla porta, riceve, non esiste difensore al mondo che riesca ad anticiparlo perché è troppo grosso ed è molto complicato. Se però arriva immediatamente un uomo da davanti in aiuto, allora può avere dei problemi. Lukaku spesso soffre per esempio gli spazi stretti, perché è un giocatore dominante in campo aperto. Negli spazi stretti non è esattamente Dybala, non è un giocatore che ha il tocco di fino, e quindi serrare le linee da questo punto di vista può creare dei problemi. È un bene incredibile che non ci sia Dybala, perché dovendo probabilmente attirare almeno un paio di giocatori su Lukaku, avere Dybala pronto magari a inserirsi negli spazi avrebbe creato molti più problemi, con tutto il rispetto di El Shaarawy, di Belotti o di chiunque altro. Comunque poi Lukaku sappiamo che ha anche le sue armi, ha anche la corsa in profondità se gli concedi campo, e lì temo che non ci sia Acerbi, Bastoni e nemmeno Pavard che tenga, però lo vedremo, magari invece riusciremo a gestirlo. Chiudo con la questione mediatica, proprio 2 parole molto veloci. In settimana, le dicevo, ha parlato Mourinho, ha parlato Tiago Pinto, hanno secondo me tirato un po' di acqua al proprio mulino. In parte lo posso anche capire, soprattutto lato Mourinho lo conosciamo, è un allenatore che ama attirare su di sé la polemica e la rabbia degli avversari per evitare che queste vadano contro i suoi giocatori. Hanno fatto un po' i furbi, lui e il suo dirigente. Il tema non è che Lukaku sia andato alla Roma in quanto Roma, quando hanno detto che adesso c'è rabbia verso Lukaku, mentre invece Mkhitaryan e Dzeko erano stati considerati diversamente. Il tema non è che Lukaku va alla Roma, il tema è come Lukaku si relaziona nei confronti dell'Inter dopo essere già andato via un anno, 2 anni prima,
e dopo aver ricevuto da parte della società la comunicazione che l'obiettivo, l'intenzione era quello di acquistarlo a titolo definitivo. Arrivati ad 1 metro dal traguardo, con un accordo quasi trovato con il Chelsea, sparisce, non si fa più sentire dai compagni, addirittura strizza l'occhio alla Juventus, poi lui ha più o meno smentito, ma le notizie erano quelle, e alla fine appunto decide di andare alla Roma. Non dovrebbero esserci alla fine i famosi 30, 40, 50.000 fischietti che la Curva Nord voleva diffondere per tutto lo stadio per fischiare Lukaku. Nelle ultimissime ore pare che siano stati vietati, nonostante in realtà ci fossero dei precedenti in cui invece erano stati diciamo accettati, in particolare a Firenze per Vlahovic. Però in ogni caso mi aspetto una accoglienza particolare da parte della Curva. Noi su Passione Inter, nella nostra newsletter che arriva ogni venerdì, abbiamo dato una chiave di lettura diversa, una proposta molto, diciamo, anche un po' particolare, se vogliamo, di accoglierlo con il silenzio. Cioè, ignorarlo sarebbe proprio bellissimo se tutto lo stadio riuscisse a rimanere completamente zitto ogni volta che Lukaku tocca palla. Sappiamo perfettamente che non accadrà, però poteva essere il contraltare del rumore dei fischietti. In ogni caso sarà un tema, sarà sicuramente un tema, dovremo vedere come limitarlo in campo e provare magari anche a dare un po' di fastidio a livello di ambiente, a livello mediatico. Lui credo che si prepari da questo punto di vista, lo sa che riceverà un certo tipo di trattamento, quindi poi le partite si giocano anche su questo. Questo era quindi il pre-partita di Inter-Roma, le ultime sulle formazioni e su tutto quanto. Vi ricordo come sempre che il nostro sito passioneinter.com è sempre aggiornatissimo, quindi dovessero arrivare delle novità da questo punto di vista, le trovate sul nostro sito, potete rimanere aggiornati lì. Vi ricordo ancora di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale, così domani seguiamo tutti insieme Inter-Roma, mi raccomando, vi aspetto. Noi potremmo portarli i fischietti, noi qui non facciamo del male a nessuno, fischiamo per conto nostro, per protestare e per dare un segno, diciamo così, verso Lukaku. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete unirvi al nostro progetto tramite un abbonamento, che potete fare anche tramite Twitch o YouTube, trovate anche lì tutte le possibilità. Ed infine, per chi mi segue in podcast, come sempre lo trovo in descrizione, se mi segui su YouTube ti lascio un ultimo importante approfondimento qui alla mia destra da recuperare.